Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Mi chiamo Clara, ho 25 anni, lavoro in un'agenzia di viaggi a New York. Aiutiamo le persone a comprare biglietti aerei, prenotiamo hotel e organizziamo viaggi. Ho iniziato questo lavoro 2 anni fa. Mi piace. Non è sempre facile, ma le persone sono gentili. Il mio capo si chiama Signor Michael. Ha circa 40 anni. È gentile e rispettoso. Ogni mattina dice buongiorno. Mi ringrazia quando faccio un buon lavoro. Lo rispetto. È un buon capo. Un martedì mattina ero seduta alla mia scrivania. Stavo controllando i prezzi dei biglietti per un cliente. L'ufficio era tranquillo. C'erano solo 3 persone. Poi ho sentito una voce dall'ufficio del signor Michael. La porta era un po' aperta. Stava parlando al telefono. Non volevo ascoltare, ma riuscivo a sentirlo. Ha detto: "Lei è incredibile. È perfetta. Mi piace molto." Mi sono fermata. Stava parlando di me. Ha continuato: "Lavora molto. È intelligente. Ha un buon atteggiamento. La vedo ogni giorno." I miei occhi si sono spalancati. Stava parlando di me. Al signor Michael piacevo. Ho iniziato a pensare a piccoli momenti. La settimana scorsa gli ho dato un rapporto. Ha sorriso e ha detto: "Bel lavoro, Clara." Una mattina mi ha portato un caffè. Pensavo fosse solo gentile, ma forse significava qualcosa di più. Per il mio compleanno mi ha dato del cioccolato e ha detto: "Buona giornata." Pensavo fosse solo educato, ma ora non ero più sicura. Ho cercato di continuare a lavorare, ma non riuscivo a concentrarmi. Il mio capo era innamorato di me. A pranzo ero con la mia amica Kate. Lavora alla reception. Mangiamo sempre insieme. L'ho guardata e ho detto a bassa voce: "Kate, penso che piaccio al signor Michael." Lei è rimasta sorpresa. "Cosa? Sei sicura?" ha chiesto. Ho annuito. "L'ho sentito stamattina. Ha detto che sono perfetta. Ha detto che ho un buon atteggiamento. Ha detto che gli piaccio." Gli occhi di Kate si sono allargati. "Wow, forse gli piaci davvero." Mi sentivo sia nervosa che emozionata. "Cosa devo fare?" ho chiesto. Kate ha riso. "Forse ti inviterà a uscire. Forse vuole dirti qualcosa." Ho sorriso, ma dentro di me mi sentivo ancora insicura. Una parte di me era felice. Il signor Michael era gentile e intelligente. Ma era anche il mio capo. E se mi sbagliassi? Quel pomeriggio stavo scrivendo delle email. All'improvviso ho ricevuto un messaggio dal signor Michael. Diceva: "Ciao Clara, puoi venire nel mio ufficio alle 15? Ho qualcosa di importante da dirti." Il mio cuore ha iniziato a battere forte. Era il momento. Voleva parlare. Doveva essere sui suoi sentimenti. Kate mi ha guardata e ha chiesto: "Che succede?" Le ho mostrato il messaggio. Ha sussurrato: "È il momento, preparati." Dopo non riuscivo più a concentrarmi. Continuavo a guardare l'orologio ancora e ancora.
Ho anche controllato i miei capelli allo specchio. Alle 15 sono andata nel suo ufficio. Ho bussato alla porta. Lui mi ha guardata e ha sorriso. Entra, Clara, siediti per favore, ha detto. Mi sono seduta davanti a lui. Ha chiuso il computer portatile ed è diventato serio. Grazie per essere venuta, ha detto. Voglio parlarti di qualcosa di importante. Il mio cuore batteva molto forte. Era il momento. Ha iniziato. Clara, il tuo lavoro è molto buono. Vedo come aiuti i clienti, vedo come supporti il team. Sei sempre educata e lavori con impegno. Ho sorriso, ma ero nervosa. Era così che voleva iniziare? Poi ha detto: abbiamo un nuovo progetto. I nostri partner stanno aprendo un nuovo ufficio in Spagna. Abbiamo bisogno di qualcuno che vada lì per 3 mesi ad aiutarli. Pensiamo che tu sia la persona giusta. Il tuo nome è stato proposto durante la riunione di stamattina. Ho battuto le palpebre. Aspetta, Spagna? Ha continuato. È un grande passo, ma anche una grande opportunità. Viaggerai, incontrerai nuove persone e aiuterai la nostra azienda. Non devi rispondere subito, prenditi del tempo per pensare, parla con la tua famiglia. Ma penso che sia una buona opportunità per te. Ho annuito lentamente. Grazie, ho detto. Si è alzato e mi ha stretto la mano. Siamo fortunati ad averti, Clara. Sono uscita, ancora sorpresa. Kate è venuta subito da me. Allora cosa ha detto? Ha chiesto. Ho detto a bassa voce: vuole che vada in Spagna. Spagna? Ha detto sorpresa. Sì, ho risposto. Vuole che aiuti ad aprire un nuovo ufficio per 3 mesi. Kate mi ha guardata. Quindi, niente amore? Ho riso. No, solo lavoro. Abbiamo riso insieme. Mi sentivo un po' imbarazzata. Per tutto il giorno ho pensato che gli piacessi, ma mi sbagliavo. Non era una storia d'amore, era lavoro. Comunque, mi sentivo orgogliosa. Il signor Michael si fidava di me per qualcosa di importante. Forse non ho avuto una storia d'amore, ma ho ottenuto qualcos'altro. Una nuova possibilità, una grande opportunità. Quella sera sono tornata a casa lentamente. La mia mente era piena di pensieri. Ho iniziato a ridere piano. Avevo immaginato una storia d'amore. Ma il signor Michael voleva solo darmi una grande opportunità di lavoro. La prossima volta, mi sono detta, non devo fare supposizioni prima di conoscere la verità. Quella notte non riuscivo a dormire. Continuavo a pensare alla Spagna, un nuovo ufficio, 3 mesi in un altro paese. Non ero mai stata lontana da casa per così tanto tempo. Non avevo mai viaggiato in aereo da sola. L'idea era emozionante, ma anche un po' spaventosa. La mattina dopo mi sono svegliata presto. Ho preparato del tè e mi sono seduta al mio piccolo tavolo vicino alla finestra. Guardavo fuori, ma la mia mente era lontana. Potevo ancora sentire le parole del signor Michael.
pensiamo che tu sia perfetta per questo. Lo aveva detto così chiaramente. Si fidava di me. Questo mi faceva sentire felice, ma anche nervosa. E se non fossi pronta? E se facessi degli errori? Al lavoro ho visto Kate alla reception. Ha sorriso ed è venuta verso di me. Allora hai deciso? Ha chiesto. Non ancora, ho detto. Non ho dormito bene. Capisco, ha detto. È un grande cambiamento. Sì, ho detto, ma forse è il momento giusto per me. Kate mi ha guardata e ha sorriso. Puoi farcela, Clara. Io credo in te. Le sue parole mi hanno aiutata. Lei riusciva sempre a calmarmi. Quella mattina il signor Michael non ha parlato della Spagna. Ha solo sorriso e mi ha chiesto come stavo. Gli ho detto che stavo ancora pensando. Ha detto che andava bene e che non c'era fretta. Ho cercato di concentrarmi sul lavoro, ma la mia mente continuava a vagare. Mi immaginavo mentre camminavo in una nuova città. Mi immaginavo ad aiutare i clienti in un ufficio pieno di lavoro, incontrando nuove persone e imparando cose nuove. Tutto sembrava emozionante. Ma poi sono arrivate nuove preoccupazioni. E se non mi sentissi a mio agio lì? E se alle persone non piacessi? E se fallissi? Ho guardato intorno al mio ufficio. Qui tutto sembrava sicuro. Conoscevo le persone, conoscevo la routine quotidiana. Mi piaceva questa sicurezza e una parte di me non voleva lasciarla. A mezzogiorno ho pranzato di nuovo con Kate. Le ho raccontato tutti i miei pensieri, quelli positivi e quelli negativi. Lei ha ascoltato con attenzione, poi ha detto: «Hai paura? È normale». Ma avere paura non significa che non devi andare. Significa solo che è importante per te. Aveva ragione. Sì, era importante. Non volevo deludere il signor Michael. Non volevo fallire. Ma non volevo nemmeno perdere una grande opportunità solo perché avevo paura. Quella sera ho chiamato mia sorella. Viveva in un'altra città e mi dava sempre buoni consigli. Quando le ho raccontato tutta la storia, ha riso piano. «Quindi, pensavi che il tuo capo fosse innamorato di te?» ha chiesto. «Lo so, adesso sembra sciocco», ho detto. «Non è sciocco», ha risposto. «Tutti lo fanno». Sentiamo qualcosa e creiamo storie nella nostra mente. Ma questa volta, ha aggiunto, la tua storia ti ha dato qualcosa di ancora meglio. Forse, ho detto, ma mi sento un po' imbarazzata. Non esserlo, ha detto. Hai ricevuto una grande opportunità. Questo significa che stai facendo un ottimo lavoro. Abbiamo parlato per un po'. Mi ha chiesto della Spagna e di cosa avrei fatto lì. Non conoscevo ancora tutti i dettagli, ma le ho promesso che le avrei detto di più se avessi accettato. Dopo la chiamata mi sono seduta sul letto. La stanza era silenziosa. Ho pensato a tutto, non solo al lavoro, ma anche a me stessa. Ho ricordato quanto mi sentivo insicura quando ho iniziato a lavorare nell'agenzia.
Avevo paura di rispondere al telefono. Avevo paura di parlare con clienti arrabbiati. Controllavo il sistema di prenotazione molte volte prima di sentirmi sicura. Ma ora le cose erano diverse. Aiutavo gli altri, rispondevo alle domande con sicurezza, risolvevo i problemi senza chiedere aiuto. Forse ero cambiata. Forse ero più forte di quanto pensassi. La mattina dopo sono entrata in ufficio con una nuova sensazione. Mi sono seduta, ho acceso il computer e ho iniziato a lavorare. Prima di mezzogiorno avevo già completato 3 prenotazioni. Ho controllato tutti i dettagli 2 volte. Ho aiutato una famiglia che voleva viaggiare con il loro bambino. Ho anche chiamato personalmente l'hotel per chiedere un lettino per bambini. Ho fatto tutto senza paura. Poco prima di pranzo, il signor Michael è venuto alla mia scrivania. «Hai pensato ancora alla Spagna?» ha chiesto. L'ho guardato. Stava sorridendo, calmo come sempre. «Sì», ho detto, «voglio andare». Il suo sorriso è diventato più grande. «Sono molto felice di sentirlo. Penso che sarà una buona esperienza per te. Imparerai molto. Il team in Spagna è felice di incontrarti». Non ha detto molto altro. Solo che qualcuno dalla sede principale mi avrebbe chiamata presto. Mi avrebbero aiutata con il viaggio e con l'alloggio, tutto pagato dall'azienda. L'ho ringraziato di nuovo. Sono tornata alla mia scrivania, ma le mie mani tremavano un po', non per paura, ma per l'emozione. Kate è venuta da me e mi ha dato un piccolo abbraccio. «Ti mancherò», ha detto. «Non parto per sempre», ho detto sorridendo. «Comunque», ha detto, «sei la mia compagna di pranzo. La Spagna deve valerne la pena». Ho riso. «Ti manderò delle foto», ho promesso. I giorni successivi sono passati velocemente. Ho ricevuto un'email dall'ufficio in Spagna. Mi hanno inviato i dettagli del volo e un messaggio di benvenuto. Diceva che avrei aiutato a formare nuovi dipendenti. Mi sentivo orgogliosa. Non stavo solo andando a imparare, stavo andando anche a insegnare. Venerdì il signor Michael mi ha chiamata di nuovo nel suo ufficio. Questa volta non era solo. Una donna era seduta accanto a lui. Si è alzata e si è presentata. Si chiamava Marie. Era la responsabile regionale. Mi ha stretto la mano e ha detto: «Abbiamo sentito molte cose positive su di te». L'ho ringraziata. «Questo progetto è importante», ha detto. «Abbiamo bisogno di qualcuno che dia il buon esempio». Mi ha sorriso, poi ha guardato il signor Michael. «Penso che tu abbia fatto la scelta giusta». Lui ha sorriso. «È esattamente ciò di cui abbiamo bisogno». Ho sorriso anch'io, ma dentro sentivo qualcosa di diverso. Non la sensazione nervosa e piena di speranza che avevo prima quando pensavo che gli piacessi. Questa volta mi sentivo semplicemente orgogliosa di essere diventata una persona di cui gli altri si possono fidare per un lavoro importante. Il giorno del mio volo è arrivato più velocemente di quanto pensassi. Un momento prima
Stavo stampando biglietti e scrivendo email. Un attimo dopo ero all'aeroporto con la mia piccola valigia e il mio dossier di viaggio in mano. Era la prima volta che prendevo un aereo da sola. Ho controllato tutto 2 volte: il passaporto, i dettagli dell'hotel, la lettera di benvenuto. Ho fatto un respiro profondo e ho camminato verso il gate d'imbarco. Sull'aereo mi sono seduta vicino al finestrino. Quando l'aereo è decollato, la città è diventata sempre più piccola sotto di me. Mi sentivo nervosa, ma era una nervosità calma e leggera. Non sapevo cosa mi aspettava, ma sapevo di essere pronta. Quando sono arrivata in Spagna, un autista mi aspettava all'aeroporto. Teneva un cartello con il mio nome. Ha sorriso e mi ha aiutata con la valigia. Il viaggio verso l'hotel è stato tranquillo, ma continuavo a guardare fuori dal finestrino. La città era piena di luce e vita. Ho visto negozi e piccoli caffè. Ho visto turisti con mappe e valigie. Tutto sembrava nuovo, ma piacevole. All'hotel ho fatto il check-in e sono salita nella mia stanza. Era piccola ma pulita. Ho aperto la finestra e ho guardato fuori. C'era una strada con piccoli ristoranti. Un gruppo di turisti è passato ridendo. Mi ha fatto sorridere. La mattina dopo sono andata a piedi all'agenzia di viaggi. Era a poche strade di distanza. L'edificio era bianco con grandi finestre. Una donna mi ha accolto alla porta. Si chiamava Sophie, era la manager. Siamo felici che tu sia qui, Clara, ha detto. Lascia che ti mostri tutto. Mi ha presentata al team. Hanno sorriso e mi hanno dato il benvenuto. Alcuni parlavano bene inglese, altri conoscevano solo poche parole. Sophie mi ha spiegato il lavoro. Dovevo rispondere alle email in inglese, formare 2 nuovi assistenti e aiutarli con i programmi di viaggio del fine settimana. All'ora di pranzo mi sentivo già parte del team. Quella sera ho chiamato Kate. «Sei arrivata?» ha chiesto. «Allora com'è la Spagna?» «È bellissima», ho detto, «e le persone sono gentili». «Bene, ma non innamorarti di un altro capo», ha scherzato. Ho riso. «Non preoccuparti, ho imparato la lezione». I giorni in Spagna sono passati velocemente. Lavoravo dal lunedì al venerdì. Ogni giorno aiutavo i nuovi assistenti. Mostravo loro come usare il sistema di prenotazione. Rispondevo alle loro domande. A volte facevo piccoli errori, ma non mi preoccupavo. Tutti erano pazienti e lavoravamo insieme. Nei fine settimana esploravo la città. Passeggiavo in un parco vicino al fiume. Mi sedevo nei caffè e guardavo la gente che passava. Provavo nuovi piatti. Facevo molte foto. Ho partecipato a un tour a piedi e una domenica ho incontrato 2 ragazze dall'Italia. Abbiamo passato la giornata a parlare e ridere. Un giorno al lavoro, Sophie mi ha chiesto di andare nel suo ufficio. «Clara», ha detto, «ci hai aiutato molto, sei gentile e chiara. I nuovi membri del team imparano volentieri con te». Ho sorriso. «Grazie,
ha continuato, vogliamo chiederti qualcosa. Non è ancora ufficiale, ma stiamo pensando a un ruolo di formatrice. Qualcuno che visiti diversi uffici per aiutare i nuovi team. Non solo in Spagna, forse anche in Portogallo o in Francia. Sono rimasta sorpresa. Io? Sì, ha detto. Spieghi bene, rimani calma, lavori bene con gli altri. Non devi rispondere ora, ma volevo che lo sapessi. L'ho ringraziata e sono tornata alla mia scrivania, sorridendo per tutto il tempo. Quella sera mi sono seduta nella mia stanza d'hotel e ho pensato a tutto quello che era cambiato. Solo poche settimane prima ero seduta alla mia scrivania a casa, immaginando che il mio capo fosse innamorato di me. Avevo detto a Kate che avevo creato una storia nella mia mente, ed era vero. Ma quell'errore mi ha portato qui. A volte sentiamo qualcosa e pensiamo di capire tutto, ma in realtà conosciamo solo una piccola parte. Quello è stato il mio errore. Pensavo che le parole del signor Michael fossero sull'amore. Non lo erano, e in realtà ne ero felice. Se avessi avuto ragione, forse nulla sarebbe cambiato. Forse starei ancora aspettando qualcosa di speciale. Ma invece ero io a fare qualcosa di speciale. 3 mesi dopo ho preso un aereo per tornare a casa. Nel mio ultimo giorno, il team in Spagna ha organizzato una piccola festa per me. Mi hanno dato un biglietto, dei cioccolatini e una foto di tutti noi insieme. Ci siamo abbracciati prima che partissi. Sophie ha detto: "Ricorda, puoi sempre tornare." Quando sono tornata nella mia città, sono andata in ufficio. Kate è corsa da me e mi ha abbracciata. "Sei cambiata", ha detto. Ho riso. "Forse un po'." "Sembri più forte", ha aggiunto, "e più felice." Il signor Michael è uscito dal suo ufficio e ha sorriso. "Bentornata, Clara. Ho sentito molte cose positive." "Grazie", ho detto. Più tardi ci siamo seduti e gli ho raccontato della Spagna, del team, del lavoro e dell'idea di Sophie. Ha ascoltato e ha annuito. "Penso che saresti perfetta per quel ruolo", ha detto. "Voglio provarci", gli ho detto. Ha sorriso di nuovo. Quella sera sono tornata a casa sentendomi orgogliosa. Non solo per il nuovo ruolo, o per il viaggio, o per le belle parole delle persone. Mi sentivo orgogliosa perché ero cambiata. Prima credevo in qualcosa che non era reale e mi sentivo un po' sciocca. Ma non sono rimasta lì. Sono andata avanti, ho fatto un passo e quel passo mi ha portato a qualcosa di migliore. La vita non segue sempre i nostri piani. A volte ci aspettiamo una storia d'amore. A volte aspettiamo che qualcun altro ci scelga. Ma a volte la storia è diversa, riguarda crescere, cambiare e credere in se stessi. Un giorno pensavo che il mio capo fosse innamorato di me. Ma quello che ho davvero trovato è stato qualcosa di meglio. Ho trovato il mio prossimo capitolo. Iscriviti e continua a imparare attraverso le storie.
Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.